ufficialmente potrei stare solamente in laboratorio, non sarebbe necessario andare su. Però siccome sono uno che si muove, si occupa anche di altre cose, spesso e volentieri vado su. Siccome non ho problemi con l'altezza, vado volentieri, anche perché è un panorama che ogni tanto aiuta l'anima. Sono Gianni Marconi di ESO, Commissioning Scientist per European ALMA Support Center in Alma. Diciamo che io ho sempre amato i commissioning degli strumenti eccetera. Io ero prima in Paranal e finite le commissioning degli strumenti Paranal, entrati in operazione il telescopio, i VLT di Paranal, e si apriva la fase di commissioning di ALMA e ho applicato e sono venuto qua. Ero già in Cile comunque, perché ero venuto da Roma. Io prima lavoravo a Roma, all'osservatorio di Roma, quando si era avviata la fase di commissioning dei telescopi del VLT a Paranal. Roberto Gilmozzi, con cui avevo collaborato all'epoca, mi ha detto: ma perché non vieni in Cile a fare l'astronomo di supporto dei nuovi VLT? Ho colto la palla al balzo e sono arrivato nel 1999, quindi sono già molti anni che sono in questo paese. In questo laboratorio arrivano tutti i receiver che vengono integrati. I receiver cada receiver è uno strumento, l'equivalente di uno strumento ottico, di un telescopio ottico. Cada receiver lavora in un preciso range di frequenze d'onda. Possono arrivare da tutto il mondo, dipende chi li ha costruiti e quali consorzio li ha costruiti. Qua vengono testati di nuovo, integrati nei front-end, che sono la parte finale dopo l'antenna, dopo la parabola dell'antenna, e lì di nuovo provati sul cielo. Quindi vengono fatti tutti i test in laboratorio per verificare che i receiver, ossia gli strumenti, siano in specifica, come era previsto che fossero, e poi una volta che sono certificati si montano in antenna, si monta il front-end in antenna e si riprova prima di offrirlo alla comunità scientifica per le osservazioni scientifiche vere e proprie. Ci sono due tipi di commissioning scientifico, che significa provare i modi di osservazione e quanto il telescopio può realmente fornire agli scienziati che applicano per tempo. Poi c'è un commissioning tecnico, che è quello di mettere in funzionamento gli strumenti che via via, in questo caso di ALMA si chiamano receiver, che via via vengono integrati nell'array di ALMA. Diciamo che se a uno piacciono queste cose, ogni giorno è differente, quindi non è una rottura di scatole, è difficile, è complicato, ci sono tanti problemi sempre e comunque, però è sempre nuovo, non è un lavoro ripetitivo. A differenza delle operazioni che rischiano di diventare ripetitive, perché osservi per qualcun altro e più o meno fai sempre lo stesso lavoro, non hai molta. Qua fai quello che devi fare, ma è la tua iniziativa, quindi secondo me è molto più, diciamo, stimolante, dal mio punto di vista.